Se dovessi spiegare l'Odissea a qualcuno che non l'ha mai letta, da dove cominceresti? Dal mostro che divora gli uomini, dalle sirene che ammaliano i marinai, dalla maga Circe? Potresti. Oppure potresti fidarti di quel gigante di Omero e iniziare da un giovane uomo di 20 anni che non ha mai conosciuto suo padre e che sta per compiere il gesto più coraggioso della sua vita: partire. Prima di iniziare, una precisazione per chi mi segue da tempo. So che alcuni si aspettavano maggiori dettagli sulle vicende che coinvolgono Odisseo con Palamede, Aiace, Filottete negli scorsi episodi. Ma questa serie ha un obiettivo specifico: esplorare l'Odissea di Omero e tutto ciò che la circonda. Gli eventi della guerra di Troia, dalla morte di Patroclo alla follia di Aiace, dalla vicenda di Palamede al dramma di Filottete, li abbiamo già raccontati in dettaglio negli episodi dedicati all'Iliade, ai Cipria e ai testi di Quinto di Smirne e Ditti di Creta. Rinarrarli qui sarebbe una ripetizione inutile per chi segue fedelmente il podcast. I primi 2 episodi di questa serie perciò servono ad orientare chi arriva qui per la prima volta, magari attirato proprio da Odisseo, e ha bisogno di inquadrare il personaggio. Per gli approfondimenti specifici ci sono come sempre i rimandi agli episodi precedenti nell'audio e nelle descrizioni delle puntate. E ora torniamo al nostro viaggio. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Silvia e Serena, e infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 240. La vita di Odisseo, episodio 3. La mappa del ritorno. Ti è mai capitato di iniziare a leggere un libro e di trovarti subito spaesato? Non capisci dove sei, chi sono i personaggi, cosa è successo prima? Ecco, questo ti potrebbe accadere con l'Odissea, perché Omero ha costruito la sua opera come un brillante architetto, tipo Dedalo, se capisci cosa intendo. Perciò, prima di entrare nel labirinto, per usare ancora questa metafora, lascia che ti mostri la planimetria. Negli ultimi 2 episodi ti ho raccontato chi era Odisseo prima di Troia e durante la guerra. Ora è il momento di seguirlo dopo, quando quella guerra finalmente finisce, ma per lui inizia un'avventura altrettanto lunga e difficile. Omero ha un problema. Come raccontare 10 anni di peripezie senza perdere per strada l'ascoltatore? La sua soluzione si è rivelata geniale e, non ti stupire, continua ad influenzare narratori da 3000 anni. Cantami, o diva, dell'uomo dal multiforme ingegno. Così inizia l'Odissea, non dell'eroe, non del re, non del guerriero, dell'uomo. E quell'aggettivo multiforme raccoglie tutto il segreto di Odisseo e della sua storia. È un uomo dai 1000 volti, dalle 1000 risorse, dalle 1000 sfumature, e la sua storia, decide Omero, dovrà essere altrettanto multiforme. L'Odissea non inizia dall'inizio, non parte con Odisseo che salpa da Troia. Il poema si apre come un regista moderno aprirebbe un film, con un macro montaggio alternato che ti mostra prima la conseguenza e poi la causa.
Il primo grande blocco narrativo ti porta direttamente a Itaca, 20 anni dopo la partenza dell'eroe. È come se la macchina da presa inquadrasse prima la casa, per così dire, vuota del suo re. Vedi subito cosa è diventato il regno di Odisseo in sua assenza. Un mondo nel caos, dove oltre 100 pretendenti hanno invaso la reggia, divorano i beni del re disperso e assediano sua moglie Penelope perché scelga uno di loro come nuovo marito. C'è qualcuno che cresce con occhi increduli in questo mondo corrotto. Telemaco, il figlio che Odisseo ha lasciato neonato e che ora ha 20 anni. È un giovane uomo che non ha mai conosciuto il padre, ma che sente il peso della sua assenza ogni giorno. Ed è proprio lui il protagonista di questa prima parte, Telemaco, che decide di partire alla ricerca di notizie del padre. Solo dopo averti mostrato le conseguenze della sua assenza, Omero ti porta finalmente davanti a Odisseo. E quando finalmente vedi l'eroe, lo trovi che piange guardando il mare. Non è l'eroe trionfante che ti aspetti, è un prigioniero su un'isola paradisiaca, una gabbia dorata in cui ogni desiderio è soddisfatto, trattenuto dalla ninfa Calipso che lo ama e vuole farlo suo sposo immortale. Odisseo continua a rifiutare l'immortalità. Preferisce essere uomo mortale nella sua Itaca piuttosto che dio immortale in un paradiso straniero. Gli dei dell'Olimpo, dopo 7 anni di prigionia, decidono finalmente il suo destino. Deve tornare a casa. E così lo vedi partire su una zattera costruita con le sue mani, navigare per 17 giorni, naufragare per l'ultima vendetta di Poseidone e approdare nudo e sfinito su una spiaggia sconosciuta. Quella spiaggia è la terra dei Feaci, un popolo di navigatori che vive ai confini del mondo reale. Qui Odisseo trova finalmente un'accoglienza degna di questo nome e qui Omero compie il suo colpo di genio narrativo. Fa diventare Odisseo il narratore della propria storia. In questo terzo grande blocco, l'eroe racconta le sue avventure ai Feaci durante un banchetto. È lui stesso che ti parla del ciclope Polifemo, della maga Circe, del canto delle sirene, della discesa nell'Ade. Omero qui inventa una tecnica che il cinema userà millenni dopo, il flashback narrato dal protagonista. E mentre Odisseo racconta, tu capisci perché ci ha messo 10 anni per tornare da Troia. Non è stata solo sfortuna, è stato un percorso di consapevolezza. L'uomo che parte da Troia è già quello che tornerà, l'uomo di Itaca, della casa, della famiglia, ma il viaggio gli ha fatto toccare con mano quanto questi valori siano preziosi. L'esperienza della perdita gli ha rivelato il valore di ciò che non aveva mai davvero rischiato di perdere. Il guerriero conquistatore era solo una maschera temporanea. Sotto c'è sempre stato l'uomo che voleva solo tornare a casa. L'ultimo grande blocco è quello del ritorno vero e proprio. I Feaci accompagnano Odisseo fino a Itaca, dove sbarca addormentato su una spiaggia della sua isola natale, dopo 20 anni di assenza. Approdare sulle spiagge della propria patria però non è sufficiente. Odisseo deve riconquistare il suo regno, la sua famiglia, la sua identità. E per farlo si trasforma in mendicante, studia la situazione, riconosce i fedeli, mette alla prova tutti. Poi, con l'aiuto di Telemaco, che nel frattempo è ritornato dal suo viaggio, si rivela e compie la sua vendetta sui Proci. Questa è la mappa dell'Odissea, 4 grandi movimenti, come una sinfonia. E ora che conosci la struttura, possiamo entrare nella storia. Cominciamo. Per capire quanto sia urgente il ritorno di Odisseo, devi vedere con i tuoi occhi cosa è diventata la sua casa in sua assenza. Immagina la reggia di Itaca 20 anni dopo la partenza del re. Quello che un tempo era il cuore di un regno prospero è diventato teatro di una devastazione quotidiana. Ogni giorno
Dall'alba al tramonto, oltre 100 giovani nobili delle isole vicine si presentano nella sala del trono. Non vengono per rendere omaggio, vengono per banchettare a spese di Odisseo e per corteggiare sua moglie. Sono i proci, i pretendenti alla mano di Penelope, e secondo le loro logiche hanno tutto il diritto di essere lì. Odisseo è partito 20 anni fa e non è più tornato. Nessuno sa se sia vivo o morto. Sua moglie non può rimanere vedova per sempre. Deve risposarsi e il nuovo marito diventerà re di Itaca. Il problema è che Penelope non vuole risposarsi e loro non accettano il suo rifiuto. Così ogni giorno si presentano alla reggia, macellano i buoi più belli del regno, bevono il vino migliore, banchettano come se fossero già i padroni di casa. È una violazione costante delle leggi dell'ospitalità. Loro dovrebbero essere ospiti, ma si comportano come padroni. E Penelope, che dovrebbe essere la padrona di casa, è costretta a subire questa invasione quotidiana. Ma c'è qualcosa di ancora più doloroso dello sperpero dei beni, l'assedio psicologico a cui sottopongono Penelope. Ogni giorno la pressano perché scelga uno di loro. Le ricordano che Odisseo probabilmente è morto. Le dicono che è suo dovere risposarsi per il bene del regno. La accusano di essere egoista, di rovinare Itaca con la sua ostinazione. Penelope combatte la sua guerra silenziosa, armata solo di astuzia. In questo è degna moglie di Odisseo. Ha promesso che sceglierà un nuovo marito quando avrà finito di tessere il sudario per il vecchio Laerte, padre di Odisseo. Ma ogni notte disfa quello che ha tessuto di giorno. È il suo modo di guadagnare tempo, sperando sempre che il marito nel frattempo ritorni. E in mezzo a questo degrado quotidiano cresce Telemaco. Il figlio di Odisseo ha 20 anni, è nato poco prima che il padre partisse per Troia e di lui conserva solo i racconti della madre e la memoria di un nome glorioso. Ma quel nome glorioso ora è diventato un peso. Telemaco vive nella sua casa come un estraneo. I proci lo trattano con una educata condiscendenza che è più umiliante del disprezzo aperto. Lo chiamano principe, ma non gli riconoscono alcuna autorità. Mangiano i suoi beni, ma non gli mostrano rispetto e soprattutto, ogni giorno che passa, gli ricordano che suo padre probabilmente è morto e che presto sua madre sposerà uno di loro. Immagina cosa significhi per un giovane di 20 anni vedere la propria madre costretta a difendersi quotidianamente da pretendenti indesiderati. Vedere la propria eredità divorata ogni giorno, sentirsi impotente nella propria casa. Telemaco prova una vergogna che lo consuma, la vergogna per l'assenza del padre, per la propria incapacità di proteggere la madre, per l'impotenza di fronte ai proci. È un sentimento che lo rode dall'interno perché sa che dovrebbe agire, ma non sa come. I proci, dal canto loro, iniziano a vederlo come una minaccia potenziale. È giovane, ma è pur sempre il figlio legittimo di Odisseo. Se dovesse crescere e rivendicare i suoi diritti, o se dovesse ricevere notizie certe del padre, i loro piani potrebbero saltare. Alcuni di loro cominciano a mormorare che forse sarebbe meglio liberarsene una volta per tutte. È in questo clima avvelenato che giunge Atena. La dea si presenta a Telemaco sotto le spoglie di Mentore, suo tutore e vecchio amico di Odisseo, e il consiglio che gli dà è semplice, è inaudito. Parti, vai a cercare notizie di tuo padre. Prima a Pilo da Nestore, poi a Sparta da Menelao, scopri cosa è successo davvero a Odisseo. Atena non gli dà la soluzione, gli dà la spinta per trovarla da solo. Gli dice quello che ogni giovane uomo ha bisogno di sentirsi dire, che può agire, che può cambiare le cose, che non deve rimanere prigioniero della situazione. Telemaco sente qualcosa risvegliarsi dentro di lui. Per la prima volta dopo anni ha uno scopo, ha un progetto, ha una speranza, ma tituba. Prima di imbarcarsi in un viaggio per mare, che per i greci è sempre l'ultima risorsa,
quando ogni altra strada è preclusa, Telemaco vuole tentare una soluzione più diretta. Se riuscisse a convincere il popolo di Itaca a intervenire, se riuscisse a ottenere giustizia dalla sua stessa gente, il pericoloso viaggio per mare non sarebbe necessario. Il giorno dopo convoca l'assemblea del popolo. È la prima volta che l'assemblea si riunisce da quando Odisseo è partito per Troia. Telemaco si alza davanti ai cittadini di Itaca e parla. Denuncia il comportamento dei proci, chiede giustizia, rivendica i suoi diritti. È il primo atto pubblico di Telemaco come uomo e fallisce. Il popolo ascolta in silenzio, ma nessuno interviene. I principi stranieri incutono troppo timore e Telemaco è solo un po' più che un ragazzo. I proci rispondono con arroganza, accusando Penelope di prenderli in giro con la storia della tela. Antino, il più violento tra loro, dice chiaramente che non se ne andranno finché Penelope non avrà scelto un marito. Ma il fallimento, a volte, è necessario per crescere. Telemaco capisce che con le parole non otterrà nulla, che deve agire, e così, quella stessa notte, prepara in segreto la sua partenza. Atena lo aiuta procurandogli una nave e un equipaggio fidato. La fedele nutrice Euriclea prepara le provviste senza fare domande, anche se il cuore le si spezza al pensiero che anche il figlio ora se ne vada come il padre. Telemaco non parte come un principe, parte come un fuggiasco dalla sua stessa patria. Non può dire addio pubblicamente alla madre perché i proci lo fermerebbero. Non può annunciare la sua partenza perché qualcuno potrebbe tradirlo. E così, mentre Itaca dorme, Telemaco scende al porto. Trova la nave pronta e l'equipaggio che lo aspetta. Atena soffia vento favorevole nelle vele. Mentre le vele si gonfiano sotto le stelle, Telemaco vive il primo viaggio della sua vita. Davanti a lui c'è l'ignoto, il mare che non ha mai solcato, terre che non ha mai visto, uomini che non conosce, ma per la prima volta da anni sente di stare facendo qualcosa di giusto. La destinazione è Pilo, dove regna il vecchio Nestore, compagno di guerra di suo padre. Forse lì troverà finalmente delle risposte. I proci scoprono la fuga solo al mattino. La rabbia si mescola alla preoccupazione. Se Telemaco dovesse tornare con notizie di Odisseo, se dovesse crescere durante il viaggio e tornare più forte, i loro giorni potrebbero essere contati. Antino propone la soluzione più semplice: tendere un'imboscata a Telemaco durante il viaggio di ritorno. Ucciderlo prima che possa costituire una minaccia. Altri proci approvano. Il gioco si è fatto serio e loro sono pronti a tutto, pur di non perdere quello che considerano ormai loro diritto. Organizzano una spedizione segreta, 20 uomini, una nave veloce. La destinazione lo stretto tra Itaca e Same, dove Telemaco dovrà necessariamente passare al ritorno, e là chiuderanno per sempre la questione del figlio di Odisseo. Mentre i proci tramano per la morte di Telemaco e mentre Telemaco naviga verso Pilo alla ricerca di notizie del padre, nessuno di loro sa che in quel momento, su un'isola lontana, Odisseo stesso sta costruendo una zattera per iniziare, lo spera, il suo viaggio finale verso Itaca. Con la partenza di Telemaco, l'Odissea mette in moto i suoi ingranaggi. Da una parte un figlio che va in cerca del padre, dall'altra un padre che cerca di tornare a casa. Non sanno ancora che i loro destini stanno per intracciarsi, che i loro viaggi li porteranno entrambi verso lo stesso luogo, Itaca, dove tutto è iniziato e dove tutto deve finire. Nel prossimo episodio seguiremo Telemaco nel suo viaggio. A Pilo incontrerà Nestore, il vecchio saggio che ha combattuto a Troia, e per la prima volta sentirà raccontare chi era davvero suo padre. Ma sarà a Sparta, alla corte di Menelao ed Elena, che scoprirà qualcosa che cambierà tutto.
qualcosa che riguarda Odisseo, il suo destino e forse, la speranza che sia ancora vivo. Il mare è vasto, i pericoli sono molti e il viaggio di Telemaco verso la verità è appena iniziato. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. E iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E come sempre, sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.